Desidero evidenziare alcuni dettagli emersi nell'udienza di alcuni giorni fa, che secondo me sono stati poco valorizzati dalle testate giornalistiche. Come al solito sarò molto sintetico, cercando di cogliere i contenuti sostanziali dell'incontro. Tuttavia vi invito a vedere l'udienza per intero, riporto il link nella descrizione. Potete attivare i sottotitoli con le relative traduzioni. Sicuramente richiede un po' di impegno poiché dura 2 ore e mezza, ma ne vale la pena. Innanzitutto desidero evidenziare la determinazione che è emersa durante tutta l'udienza. Tutti i rappresentanti intervenuti hanno dimostrato grande interesse e coinvolgimento sulle questioni UFO, ma anche una buona preparazione. Dalle domande si capiva che questa udienza è arrivata dopo un percorso di incontri sul tema UFO. Buona parte dei politici ha espresso la volontà di proseguire con ulteriori indagini e soprattutto con altre udienze. Un'ulteriore udienza si è resa necessaria poiché le risposte di Gresh erano spesso incomplete a causa dei limiti di riservatezza che gli sono stati imposti su determinati argomenti. Quindi i rappresentanti hanno già stabilito che è necessario ottenere un'autorizzazione per un'udienza riservata. Quello che viene comunemente chiamato SCIF, ovvero una struttura di informazioni sensibili a compartimenti, che sarebbe un incontro in ambiente controllato dove è possibile affrontare determinati argomenti. Per farvi capire la determinazione con cui questi politici hanno affrontato il tema, un rappresentante ha detto che se non riusciranno a ottenere lo SCIF per la prossima udienza, si avvarranno della regola Holman. Si tratta di una regola della Camera dei rappresentanti che consente di intervenire sugli stanziamenti ai dipendenti federali o alle agenzie. In pratica, i rappresentanti potrebbero ridurre lo stipendio o licenziare specifici dipendenti federali o tagliare un programma specifico. Durante tutta l'udienza si è percepita un'atmosfera di dissenso nei confronti dell'atteggiamento del Pentagono che ha sempre nascosto ogni informazione sugli UFO. Questo dissenso è lo specchio di quanto avviene nella società, almeno negli Stati Uniti. Infatti, da un recente sondaggio risulta che il 57% degli elettori è convinto che il governo degli Stati Uniti sappia molto di più sugli UFO di quanto dice al pubblico. Questa situazione penso sia un problema che il Pentagono dovrebbe tenere in maggiore considerazione. Ma veniamo agli argomenti che mi hanno colpito di più. Le testimonianze di Graves e Fravor sono più datate, quindi l'attenzione si è concentrata molto sull'affermazione di Grush. Graves però ha fatto un'affermazione che ritengo importante. Parlando degli avvistamenti di piloti sia commerciali che militari, ha detto: i UAP sono nel nostro spazio aereo e questi avvistamenti sono sottostimati, non sono rari o isolati, ma sono di routine. Trevor ha invece affermato che il suo avvistamento non è mai stato indagato, nonostante fosse uno dei più concreti considerando la quantità di sensori di rilevamento coinvolti. Penso sia stato ignorato e buttato da qualche parte. Il file non è mai stato segnalato. Ma veniamo a Gresh. Gresh parla di una campagna multidecennale di raccolta e ricostruzione degli UFO e per privare il pubblico del diritto di sapere. Oltre agli UFO sono stati recuperati anche resti biologici non umani. Gresh dice di aver fornito i luoghi esatti all'ispettore generale ed ai comitati dell'intelligence, dove sarebbero appunto gli UFO in possesso del governo degli Stati Uniti. Gresh conferma di conoscere persone che sono state ferite o danneggiate per coprire o nascondere la tecnologia non umana. Alla domanda se avesse sentito di persone assassinate, Gresh dice che ha indicato le persone con quella conoscenza alle autorità competenti. Quindi non ha risposto no, non dice nemmeno non lo so. Secondo me questa risposta significa sì, ma dovete parlarne con le persone che me l'hanno riferito. Alla domanda se può fornire un elenco di agenzie e organizzazioni da contattare per la prossima udienza,
Gresh dice che fornirà un elenco di nomi di persone ostili e collaborative da contattare. Un rappresentante ha chiesto: pensi che ci siano soldi del budget che vengono attribuiti ad un progetto e invece vanno su qualcos'altro? Gresh ha risposto: sì, ne ho una conoscenza specifica. Ci sono società che si stanno facendo pagare troppo per alcune tecnologie vendute al governo degli Stati Uniti e quel denaro aggiunto va ai programmi attraverso qualcosa che si chiama IRAD. Un rappresentante ha chiesto se qualcuno dei testimoni ha informazioni sul caso Phoenix. Gresh risponde che può dargli indicazioni in forma riservata. Credi che il governo ha avuto contatti con intelligenze extraterrestri? Qualcosa che non posso discutere in pubblico. Anche in questo caso Gresh non dice no oppure non so, quindi dobbiamo presumere che sia sì, ma non ne posso parlare. Alla domanda se il fenomeno si è rivelato aggressivo o ostile, Gresh risponde: conosco diversi colleghi che sono stati feriti fisicamente, non posso entrare nello specifico in un ambiente aperto, ma quello che abbiamo visto io e mia moglie è inquietante. Sul finire, un rappresentante ha chiesto perché non definisce queste intelligenze come extraterrestri e usa il termine non umano. Gresh ha risposto: penso che il fenomeno sia molto complesso e mi piace mantenere la mente aperta circa la sua origine. Quindi la provenienza di queste intelligenze non è semplicemente da altri pianeti. Mentre Graves e Fravor si limitano a parlare di avvistamenti UFO, vediamo che Gresh approfondisce molto i dettagli che riguardano queste intelligenze non umane. Anzi, sembra proprio saperne molto di più, ma non può dircelo a causa di vincoli di riservatezza. In linea di massima possiamo notare alcune similitudini con le prime dichiarazioni di DeLonge. Queste intelligenze si dimostrano aggressive, provocando danni alle persone. Poi non sono semplicemente alieni da altri pianeti. Come DeLonge e Levenda, anche Gresh dice che il fenomeno è molto complesso, quindi la provenienza è ancora tutta da scoprire. Adesso il congresso va in vacanza, quindi dovremo aspettare settembre per capire come evolverà la situazione. Nel frattempo la controparte resta in silenzio. L'intelligence e la NASA si sono rifiutati di partecipare all'udienza. Secondo me non rilasceranno dichiarazioni a breve. Sicuramente avremo una reazione e capiremo se l'ARO è davvero un progetto di divulgazione oppure uno studio legale a difesa del Pentagono.